Buongiorno, sono Simone Padoan, siamo ai Tigli a San Bonifacio in provincia di Verona. Oggi per Acqua di Chef volevo realizzare una ricetta con due ingredienti che amo particolarmente, l'orzo e l'anguilla. Ho scelto l'anguilla perché era un piatto che mio padre amava particolarmente e l'orzo perché è un cereale che viene poco utilizzato ma può caratterizzare in maniera molto particolare l'impasto che andremo a realizzare. Andiamo a vedere gli ingredienti per realizzare l'impasto. Avremo bisogno di una farina semi-integrale per pane, una farina semi-integrale per dolci, farina integrale, olio extravergine, sale, acqua logicamente, lievito madre a pasta acida e orzo. Iniziamo con un pre-impasto, detto in gergo anche biga, che realizzeremo a mano e verrà lasciato riposare a 18 gradi per almeno 18-20 ore. Abbiamo la farina, mettiamo all'interno una piccola parte di lievito madre, un 5% sul peso della farina, e poi aggiungiamo l'acqua e impastiamo a mano. L'impasto dovrà risultare molto grezzo, deve ricordare un crumble, deve ricordare proprio un biscotto sbriciolato, quindi ne impastiamo un po' a mano. Nella biga aggiungiamo anche una parte di orzo, in modo che nelle ore di riposo possa distribuirsi in maniera omogenea il sapore e i profumi dell'orzo stesso. Una volta realizzata la biga, come vedete è molto grezza, come vi dicevo, non deve essere formata la maglia glutinica, ecco perché la impastiamo a mano. Andremo a fare un gel con la farina integrale. Quindi andiamo ad aggiungere alla farina integrale 3 volte il suo peso in acqua bollente. Versiamo l'acqua bollente nella farina e mescoliamo. Con l'acqua bollente la farina ha grandi capacità di assorbimento, quindi l'amido è in grado di assorbire 3 volte il suo volume. Lo scopo del gel all'interno di un impasto non è altro che il portare quantità di acqua elevate in poco tempo. Abbiamo già legato l'acqua alla farina integrale, quindi possiamo inserire grandi quantità di acqua all'interno di un impasto che non siano libere ma che siano già legate all'interno della farina stessa. E le lasceremo riposare assieme alla biga per 18-20 ore a 18 gradi. Per l'impasto ci siamo spostati in laboratorio e l'impasto lo seguirà Mattia. Abbiamo la biga che ha maturato per 18 ore a 18 gradi, abbiamo il gel che è rimasto sempre a fianco della biga, abbiamo un'altra piccola parte di lievito naturale, abbiamo la farina per dolci, abbiamo un altro po' d'orzo, con quello abbiamo creato una tisana, quindi abbiamo aggiunto dell'acqua, il malto, l'olio e il sale e l'acqua per terminare l'impasto. Inizieremo con un fermomacchina, quindi un procedimento molto semplice. Andremo ad inserire in impastatrice la farina assieme all'acqua e l'orzo. La faremo lavorare qualche minuto e poi la lasceremo riposare mezz'ora. Questa operazione servirà per facilitare l'impasto. Come vedete noi stiamo utilizzando una planetaria da banco, quindi una macchina che può essere anche a uso casalingo. Possiamo sostituire questa macchina con una semplice planetaria o addirittura possiamo pensare di fare questo impasto a mano. Passato qualche minuto possiamo fermare la macchina e lasciare riposare per 30 minuti. Passati 30 minuti Mattia adesso comincerà a inserire all'interno della macchina quasi tutti gli ingredienti, tranne l'acqua che andremo ad aggiungerla in maniera molto graduale e il sale e l'olio. Quindi Mattia inizia a inserire la biga all'interno del fermomacchina, il gel, un altro pezzettino di lievito madre, il malto e da lì ricominciamo a far lavorare la macchina. La lasceremo lavorare per qualche minuto a velocità molto lenta e poi una volta formata un po' la maglia glutinica aumenteremo la velocità di lavoro. Questo è un impasto molto idratato, quindi l'acqua deve essere inserita in maniera molto lenta, altrimenti rischiamo di lavare la maglia glutinica, quindi rischieremo di avere un impasto liquido che diventi una pastella e non un impasto vero e proprio. A questo punto Mattia inserirà l'acqua in maniera, come abbiamo detto prima, molto lenta. Serviranno almeno 30 minuti di impastamento, a 3/4 del lavoro verrà aggiunto il sale e solo nella fase finale verrà aggiunto l'olio extravergine d'oliva, quando proprio l'impasto sarà formato. A quel punto trasferiremo l'impasto dalla impastatrice ad una vasca, all'interno della vasca lo lasceremo riposare per un'ora. L'impasto ha riposato un'ora in vasca, adesso lo rovesciamo sul banco, sempre infarinato con un po' di semola, e andiamo a stagliare, quindi formeremo delle bocce da 310-320 grammi. Una volta tagliata andremo a formare le bocce e cercheremo di chiuderle a fazzoletto, quindi cercare di andare verso l'interno
ricordandoci che è un impasto molto idratato e quindi molto fragile e delicato. Una volta chiuso pinzeremo leggermente e andiamo a girare. Quindi sempre a fazzoletto si cerca di chiudere verso l'interno, pinzando leggermente e chiudendo. Cerchiamo di chiuderle un altro po' nella parte inferiore della pallina, non andiamo a esercitare troppa pressione perché è un impasto, come dicevamo, molto morbido e non ha bisogno di particolari sforzi, quindi possiamo lasciarle riposare e lievitare per altre 4 ore a temperatura ambiente. Passate le 4 ore iniziamo girando l'impasto che, come vedete adesso, è bello lievitato, lo gireremo su della semola e utilizzando sempre della semola andremo a dividere i 4 panetti, allargarli in maniera molto delicata per poi andare in cottura. Iniziamo ad allargare l'impasto cercando di far uscire il meno possibile l'aria dal suo interno. Togliamo la semola in eccesso, mettiamo sulla pala, mettiamo un po' d'olio per facilitare la cottura e cerchiamo di distribuire l'aria che rimane all'interno in maniera omogenea. Ripetiamo la stessa operazione per tutte e 4. Andiamo in forno. Passati 10 minuti a 250 gradi possiamo sfornarle, le lasciamo riposare e nel frattempo iniziamo a preparare gli ingredienti per farcire la pizza. Assieme a me abbiamo Silvia. Iniziamo con un liquido in carpione, abbiamo caramellato dello zucchero di canna e adesso andiamo ad aggiungere 3 liquidi in uguale quantità. Abbiamo messo dell'aceto di mele, del vino bianco, del marsala e andiamo a declassare con questi liquidi. Aggiungeremo degli aromi, quindi della scorza d'arancio e di limone, uno spicchietto d'aglio, del timo e del rosmarino. Lo zucchero all'interno è completamente sciolto e pronto per essere utilizzato. Adesso Silvia sta iniziando a friggere l'anguilla che a seconda delle dimensioni andrà fritta per 4 o 5 minuti. Abbiamo preso l'anguilla, l'abbiamo tagliata in 3 parti e verrà fatta friggere con l'olio a 180 gradi per 5 minuti. Una volta cotta l'anguilla la trasferiamo nel liquido in carpione che lasceremo a riposare per almeno 24 ore. Adesso Silvia inizierà a preparare l'ellaccatura per l'anguilla. Gli ingredienti sono mirin, che è un aceto di riso, salsa di soia, sakè e zucchero di canna. Verrà cotta a fuoco molto dolce fino a restringere. In pratica, quando avrà la consistenza di un caramello, possiamo spegnerla e toglierla dal fuoco. Il tempo di preparazione per l'ellaccatura si aggirerà attorno ai 20 minuti. Deve sobbollire, non deve bollire, deve avere un fuoco molto lento e vediamo che è pronta nel momento in cui avrà la consistenza di un caramello. Adesso Silvia si prepara per la cottura del buon Enrico o spinacino selvatico. Noi cerchiamo di cucinare tutte le verdure a foglia in cartoccio, quindi utilizzando una tecnica molto semplice per non far perdere nessun valore nutrizionale della verdura stessa, mantenere il più possibile le caratteristiche che ha, mantenere il più possibile anche i profumi e i sapori della verdura stessa. Quindi con un foglio di alluminio andremo ad adagiare il buon Enrico, verrà leggermente condito con filo d'olio e un po' di sale e andremo a cucinare anche lo spinacino. Iniziamo a preparare le carote che non sono cotte ma semplicemente marinate in un liquido di acqua, aceto di vino, zucchero e sale. Anche in questo caso preferiamo non cucinarle per mantenere il più possibile le caratteristiche della carota. Una in primis è la croccantezza, quindi le abbiamo tagliate sottili, lasciate marinare per almeno un giorno e poi vengono tagliate, viene fatta una piccola bolognese, quindi cubettini molto piccoli di carote che metteremo poi sopra la pizza. Una volta pronta l'ellaccatura possiamo procedere con la pulizia dell'anguilla, quindi la togliamo dal liquido in carpione e Silvia adesso andrà a togliere la pelle e preparare i filettini per laccarli e fare la seconda cottura. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti per terminare la ricetta. Mettiamo un po' di fior di latte sopra la base dell'impasto. Abbiamo infornato la pizza con il fior di latte a 290 gradi per 4 minuti. Assieme metteremo anche il cartoccio e l'anguilla. Una volta tagliata apriamo il cartoccio e cominciamo a mettere lo spinacino. Andiamo a farcire ogni singolo spicchio con un po' di spinaci e poi andremo a mettere il kefir. Un
po' di carota viola e un po' di carota gialla e andremo a terminare con l'anguilla. Il piatto è pronto e buon appetito!